Ciao ragazzi, innanzitutto auguri di buon Natale. Quale migliore occasione? Utilizziamo questo video oltre che per recensire questi due prodotti, anche per farci gli auguri. Allora, questi sono due utensili Dexter che mi ha inviato Leroy Merlin. Questa è una collaborazione con Leroy Merlin e quindi questo è il mio regalo di Natale. Mi hanno fatto felice perché per me è una soddisfazione quando una grande azienda ti contatta e ti chiede una collaborazione. Mi ha chiesto semplicemente di provare queste due levigatrici. Si tratta di una levigatrice con platorello triangolare e invece questa orbitale con il platorello da 125 mm con questa vaschetta per la raccolta delle polveri. Questa, vi faccio uno spoiler, ha anche il platorello che si gira in questo modo e ci permette di raggiungere punti difficilmente raggiungibili che con altri tipi di levigatrici insomma sono difficili. E vi farò vedere semplicemente un piccolo lavoretto di restauro di una sedia, anche se il restauro non è completo perché io ho già restaurato 4 sedie, questa è la quinta che devo finire, quindi ho approfittato per farvi vedere come si comportano. Ho rimosso tutta la vernice rapidamente, poi ovviamente ci sarà un lavoro, devo riverniciarla, anzi se vi interessa fatemelo sapere perché potrei fare eventualmente un video sul restauro, ancora una panchina, un tavolo, così farò dei video su questo restauro. Quindi guardiamo queste levigatrici Dexter che vendono appunto da Leroy Merlin, vi lascerò anche il link per poterle comprare, eventualmente anche una schermata da questa parte per vedere i vari prezzi. Quindi mettiamole sul bancone, mettiamole alla prova, facciamo questa prova in esterno e poi valutiamole insieme a fine video. Iniziamo. Diamo quindi un'occhiata al contenuto della confezione, un po' rovinata, il corriere non è stato molto attento. Togliamo innanzitutto la nostra levigatrice. All'interno troviamo qualche accessorio, tra cui questa impugnatura che va nella parte frontale e questo adattatore dotato anche di O-ring per l'aspiratore, più immancabile manuale di istruzioni, ovviamente scritto anche in italiano. E questa invece è la levigatrice triangolare, anch'essa accessoriata con l'adattatore per l'aspirapolvere e manuale di istruzioni, anche in questo caso scritto in italiano. Guardiamo le caratteristiche tecniche riportate sulla confezione, quindi 300 watt, la possibilità di ruotare il platorello in base alle nostre esigenze, poi un soft grip per quanto riguarda l'impugnatura, abbiamo questa gomma nella parte frontale antiscivolo e abbiamo anche una rotellina per regolare la velocità. Ovviamente l'attacco della carta abrasiva sarà a strappo, quindi con il velcro. Questo è il tasto di accensione e spegnimento e da questa parte va collegato l'adattatore per l'aspirapolvere. Si inserisce in questo modo, si ruota e a questa estremità potremo collegare il tubo del nostro aspirapolvere. Per quanto riguarda invece la levigatrice orbitale abbiamo questo platorello da 125 mm con dei fori, anch'esso dotato di velcro. Nella parte posteriore abbiamo questa vaschetta che raccoglie la polvere che si va formando, ma è possibile utilizzare anche l'aspirapolvere. Pure questa ha una parte superiore in gomma davvero morbida, questo è il tasto di accensione e spegnimento e questa è la rotellina per poter regolare la velocità su 6 posizioni. Colleghiamo quindi subito l'impugnatura nella parte frontale. E abbiamo la possibilità di regolarla a scatti in base alle nostre esigenze, dopodiché stringendo questo pomellino la bloccheremo nella posizione desiderata. Togliamo quindi la parte posteriore, questa vaschetta che ci serve a raccogliere la polvere e vediamo come si innesta questo adattatore per l'aspiratore. Si inserisce così, si ruota e anche in questo caso avremo tutta la polvere che verrà aspirata dal nostro aspiratore grazie ai fori presenti sul platorello sia di questa levigatrice che di quest'altra. Guardiamo quindi il modello triangolare da 300 watt, proviamo ad accenderlo alla minima velocità, dopodiché aumentiamo la velocità per vedere il suo comportamento e la gradualità nel numero di giri. Quindi come avete visto la regolazione della velocità non è a step ma è realmente graduale e ci permette quindi di adattarla alle nostre esigenze e al materiale che stiamo trattando, ma anche alla grana che utilizzeremo e tanti altri fattori che vanno ad influire. E ora anche per questa facciamo la stessa prova, partiamo alla minima velocità, l'accendiamo e vediamo il comportamento. Vi ricordo che questa oltre a vibrare darà anche una rotazione al platorello e ovviamente alle minime velocità questa rotazione sarà più ridotta rispetto alle velocità più elevate. Per questo motivo sempre alla minima velocità tenendo il platorello sarà possibile bloccare la sua rotazione, ma l'utensile continuerà a lavorare con la sola vibrazione.
andiamo davvero in esterno. E questa è quindi la sedia da giardino che adesso mi vedrete levigare. Come vedete è molto malandata, è stata esposta alle intemperie, ci sono anche dei graffi, la vernice ormai praticamente quasi inesistente, quindi dovrò rimuoverla per poi poterla riverniciare e utilizzerò sia la levigatrice orbitale che quella a triangolo. E allora iniziamo quindi con la orbitale, come vedete, con un solo passaggio, grazie alla sua potenza, essendo un prodotto molto aggressivo, riesco a rimuovere tranquillamente tutti i residui di vernice. Ovviamente in alcuni punti come gli angoli o dove ci sono delle parti che finiscono ad angolo retto, in quel caso è necessario utilizzare un altro tipo di platorello e quindi interviene in mio soccorso la levigatrice a triangolo, che permette di rimuovere anche nei punti più difficilmente raggiungibili. Anche le parti per esempio più interne tra un listello e l'altro, inserendo il platorello lateralmente si riesce a rimuovere con facilità. Ma adesso, mentre le guardiamo al lavoro, parliamo anche delle prestazioni. Allora, la orbitale lavora davvero molto bene, ha una grande superficie d'appoggio, quindi con un diametro da 125 mm, utilizzando una grana medio fine. Riesco a rimuovere con molta facilità la vecchia vernice e lasciare quindi anche una superficie molto liscia. Il modello da 300 watt invece, con il platorello triangolare più piccolo, ha una superficie ovviamente molto minore rispetto a quella da 125 mm, ma nonostante tutto riesce a lavorare molto bene e, come dicevo poco fa, grazie alla sua forma e grazie alla possibilità di ruotare il platorello semplicemente con un gesto, ci permette di raggiungere punti più difficilmente raggiungibili, anche se in realtà questo tipo di sedia del giardino sarebbe necessario smontarla per poterla restaurare per bene, ma in questo caso sto facendo semplicemente un video dimostrativo, quindi mi limiterò a levigarla in questo modo. Comunque anche questa riesce a levigare, lucidare, eccetera. E quindi per le prove in interno voglio fare una prova su questo pezzo di legno. Essendo verniciato di colore bianco ci permetterà di notare ancora meglio l'effetto di levigatura. Considerate che questo tipo di lavoro non è semplicissimo, soprattutto con una grana da 120, perché bisognerebbe utilizzarne una almeno da 60. Ma io non voglio esagerare, voglio semplicemente farvi vedere le prestazioni di questo utensile e voglio fare in modo che una volta rimosso il colore bianco dalla superficie, lo stesso non risulterà graffiato. E anche durante questa prova non utilizzerò l'aspirapolvere, perché voglio vedere quanto funziona la vaschetta per la raccolta delle polveri. Quindi avviamo la nostra levigatrice, proviamo appunto a sverniciare una piccola parte di questa tavoletta e poi apriamo la vaschetta per vedere il contenuto. Quindi la levigatrice da 350 watt e il platorello da 125 mm riesce a lavorare benissimo, la vaschetta funziona bene, raccoglie tutta la polvere, quindi proviamo anche con la levigatrice a delta, con il platorello triangolare, con grana sempre da 120. Anche in questo caso farò una prova semplicemente su una piccola porzione, perché voglio solo vedere come si comporta, non voglio certo sverniciare tutta la tavoletta, questo è un lavoro non semplice che richiederebbe del tempo. E come potete vedere dalle prove che ho fatto, la vernice è stata rimossa, semplicemente nel punto in cui volevo rimuoverla. Per rimuoverla tutta avrei dovuto insistere semplicemente di più e interessare una superficie maggiore. E un'altra caratteristica che mi è piaciuta di questa levigatrice è il fatto che sia perfettamente bilanciata, anche tenuta così con due dita si bilancia per bene, come vedete sta perfettamente al centro. Ovviamente è un tipo di utensile che grazie alla sua lunghezza ci permette di lavorare anche in punti un pochettino più distanti, quindi si potrebbe impugnare anche dalla parte posteriore, però così non riusciamo a imprimere molta forza. Io consiglio eventualmente, per imprimere più forza, se è possibile, di impugnarla dalla parte frontale. In questo modo si lavora sicuramente meglio e poi c'è la comodità del platorello che si può ruotare semplicemente con un gesto e questo ci permette di raggiungere diversi punti che diversamente non potremmo raggiungere. Così con un semplice gesto invece si facilita il nostro lavoro. L'unica nota negativa di queste levigatrici è che non vengono date in dotazione i fogli di carta abrasiva, ma costano poco e sono facilmente reperibili. Dunque ragazzi, come avete visto, queste due levigatrici funzionano bene. Questa mi ha sorpreso perché effettivamente è riuscita a sverniciare la sedia in un attimo, in una sola passata. Se non fosse stato per la forma particolare della sedia, ovviamente avendo degli angoli, avrei potuto levigarla tutta, anche se in realtà questo tipo di sedia andrebbe smontata per intero, andrebbe levicata, insomma tutte le varie parti, ma questa la sto facendo velocemente, è un video improvvisato perché insomma era l'ultima sedia e quindi mi sono dovuto adattare, però ho raggiunto i punti più difficili, come avete visto,
visto addirittura anche negli spazi tra un listello e l'altro, grazie a questo platorello che permette di raggiungere per esempio l'angolo in fondo con la posizione in avanti, però se poi dobbiamo lavorare lateralmente basta girarlo in questo modo e possiamo raggiungere la parte più bassa, davvero molto comoda. Si può collegare anche l'aspirapolvere e posso garantirvi, ma l'avete visto dalle riprese, che funzionano davvero molto bene. Quindi ringrazio Leroy Merlin per avermi scelto per questa collaborazione, ringrazio voi per aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad andare a guardare il link, vi invito a commentare qua giù, scambiamoci gli auguri anche per il buon anno, quindi manca poco a Capodanno, ma gli auguri di Natale soprattutto. Quindi ci vediamo nei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!